Buongiorno da Grace Island. Tac. Una formica. Colazione in casa Cingone. La serie fa colazione e il DG fa il fasting, supporto morale supporto emozionale, come okay, la Maya. Come Perry, come i cani da supporto emozionale. Cicci, ma lo sai cosa vuol dire Grace Island? Barababa! L'isola delle tombe. Madonna! Anche a me hai portato. Dai, buon appetito, fai colazione, vai, poi ci spensa alle tombe dopo, vai. Non urlare. E non urlare. Siamo in campeggio, vi rendete conto? E non parlare. Siamo in campeggio. Te ne rendi conto? E mi rendo conto che lo zanzarometro è a 1000 però anche stamattina. Vabbè, siamo in campeggio. Era... boh, quando? Quanto? Un anno? No, un po' meno. Che non ci fermavamo in un campeggio. Però abbiamo fatto due conti. Siccome ieri pomeriggio dovevamo fare il carico e scarico e costava $6,50. Esatto. Più o meno. Avevamo voglia di farci una mega doccia, perché dovevo lavare i capelli, eccetera, eccetera. E molto eccetera, eccetera. Devo fare il bucato. Telefono azzurro. Qua stanno a menare un bambino. E quindi ecco, per le docce sarebbero stati altri $10 e 6 del carico e scarico. Quindi alla fine abbiamo optato per fermarci, come fanno tutti i comuni mortali, e spendere ben $26 canadesi. No, è un ottimo prezzo, non ci lamentiamo. Equivalente più o meno a €20. Sì, meno, anche meno. Posto tranquillissimo, anche perché con questo nome non può che essere tranquillissimo il posto, mi sembra il minimo. Adesso stamattina facciamo un giretto a vederlo, perché ieri pomeriggio siamo arrivati alle 5. Faccio fare la formichina, povera. E ci siamo sciallati così, relax. Non l'abbiamo neanche visto. C'ha 2 loop e 2 giri di piazzole. Sembra di essere su un lago. In realtà è mare. E certo che è mare. Sembra un lago. Oceano Atlantico, Cicci. Sembra di essere su un lago. Cioè, questo campeggio praticamente è un'isoletta. L'isoletta è solo il campeggio. C'è un ponticello che arriva a questa isoletta. Il resto della costa è staccata ed è solo campeggio. Campeggi dei parchi provinciali canadesi. Canadian Provincial Park Campground. Per quello è così barato. Sì, non è privato, quindi Barato, è come se fosse dello Stato praticamente. Per i poverini come Ti farò compagnia con questa fettina orfanella di banana bread, va bene? Ok. Occhio alla formica, occhio alla formica! There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could? Nel frattempo abbiamo lasciato sul tavolino il nostro EcoFlow a caricare. Dovrebbe caricare un po', no? Con questo sole C'è un bel sole, cioè, porca miseria, se non carica oggi, vedrai che in un paio d'ore, bam bam, sai che carica che c'ha? A manetta. Tra l'altro nel periodo estivo EcoFlow stava facendo anche parecchie offerte, sia su tutta la gamma, incluso l'aria condizionata, incluso tutta la serie River, incluso tutta la serie Delta, spettacolo, vi mettiamo il link qua sotto in descrizione. Porsi a caso. E nel frattempo andiamo a curiosare le piazzole dei nostri vicini. Sono questi pick up che sono immensi. Pick up rullottona, dalla quale ovviamente stare molto lontani, perché sono di quelli che non si mettono nelle piazzole con la corrente elettrica ma accendono il proprio generatore, e quindi vi lascio immaginare il concertino. Meno male che si può usare dalle 9 di mattina alle 9 di sera quantomeno.
myself, only me. No one can guess what I came there to see. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Gina, buongiorno. Ugo, buongiorno. Meno male che oggi mi porti in un altro posto toppissimo, Speriamo, siamo ripartiti dal campeggio. Top. E stiamo andando in direzione di un parco nazionale. E qui t'aspetto. Sì? Dica? Aspetta. No, scusa, Bravo. così un vale. C'ha un nome che sembra giapponese. Keijin Quick. Keijin Quick. Cioè, Keijin Quick. lo sai che so poliglotta, io parlo anche la lingua Mikwaic dei nativi di questa zona qui, indiani dei tempi che furono. Keijin Quick. Dai, facile, no? Sì, ci avviciniamo a questa zona che in tutte le cose prendono il nome dai nativi, Mikwaic si chiama. della quale ancora non sappiamo molto, ma ci informeremo presto. E questo qui è un parco nazionale che è diviso in due. Una parte è nell'interno della Nuova Scoscia e l'altro invece Questo all'interno, ma dove andiamo oggi è questo sulla costa. che si chiama Seaside, infatti, il lato mare. Quindi un breve trasferimento ci porterà fino al parco, dove teoricamente alla fine della fiera poi è solo una spiaggia, mi sa, perché i parchi nazionali... Dove teoricamente oggi ti voglio vedere fare il bagno in Canada. Sì, ma non mi vedo neanche io, figurati se mi vedi te o mi faccio vedere da qualcuno. Via verso Keijin Quick National Park International Corporation. We go all the way when you're feeling down. Push the pain away. We go bottoms up. We go all the way. E che lo sterrato abbia inizio anche oggi. Hurting in my soul, shaking through my car, left me in the cold. Chained to what I know, drifter on the road, take it where I go. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace. Chiudi. Chiuso. Siamo arrivati al parco, andiamo a fare un sopralluogo perché sinceramente a questo giro non abbiamo la più pallida idea di cosa aspettarci, a parte probabilmente una bella spiaggia. Non vediamo neanche un visitor center per il momento, ma andiamo a cercarlo. Campo un po' libero tutto, quindi informazioni. Questo è tutto il visitor center che c'è. Another day, we go bottoms up. We go bottoms up. And face it another day. Eccoci. E via verso questo nuovo sentiero di oggi. Dove andiamo? Andiamo verso Harbor Rocks. Sì, teoricamente, cioè, nel senso andiamo lì, ma dico teoricamente si potrebbero vedere Molto teoricamente. i seal. Ossia, Come si dice in italiano? foche. Foche? Certo. Ok. E ci siamo andati a mettere le scarpe chiuse perché non si sa com'è il terreno. C'è scritto fra le altre cose possibili incontri con orsi bruni, quindi sicuramente noi c'è proprio operativissimi in questo. Ranger. Sorrence. C'è
Cioè, arrivava a manetta in questo sentierino, il ranger, 2 ranger col casco integrale, tra un po' ci stirano. Vabbè, comunque, stavamo dicendo, possibili incontri con gli orsi magari, e... Ma te lo ricordi quando rincorrevi gli orsi in Canada? Oh, in Canada, siamo sempre in Canada, Sì, nella parte ovest, esatto. in Yukon, in British Columbia, in Alberta. Quella zona lì del Canada ci è rimasta nel cuore. Nel corazon. Sì. E comunque continuo a dire no, che questa sia brutta, però comunque gli avvistamenti animali sono remotissimi. Rarissimissimissimi. Quindi Ciccina, adesso quanti? Ci spariamo 25 km di sentiero? 25 km. Quanti sono? 30? Sono tutti tratti da 1 chilometro, 1,5 chilometri, ce ne saranno 5 km al massimo, 6 km, figurati. Se me lo dicevi prima non scendevo nemmeno al Cingoni, io sinceramente per 5 km, lo sai come sono io, Andiamo a lavorare. Ratatatatatatatata. Dopo circa 2 chilometri siamo arrivati in riva al mare, ma cos'è questa cosa? Sardegna! Mamma mia, che sorpresa! Bellissimo, non ce l'aspettavamo, guardate. Oh, che sabbia bianca! Guarda Ale, c'è una foca, Sì, assolutamente. anche un'altra laggiù. Sì, assolutamente sì. Mamma mia, che spettacolo! Il mare, via di mezzo tra Mauritius con queste rocce granitiche, Sardegna, Caraibi, di tutto. Adesso prendo il volo. Sullo scoglio qui di fronte ce n'è la metà di 1000 di foche sciallate a prendere il sole. C'è tutto un pezzo col pantano. E quindi Canada, perdonaci se non avevamo creduto in te. No. In questo tratto di costa. Sta arrivando la nebbia, ci sta avvolgendo la nebbia. Veramente, una cosa, cioè da un momento all'altro fu limpidissimo e tutto, adesso sta scendendo la nebbia, lungo il mare si sente proprio l'arietta più fresca. più fresca. Guarda.
Come abbiamo già detto, veramente questa Nova Scotia ci sta stupendo positivamente proprio per la differenza di paesaggi fra la costa nord e la costa sud. Veramente spettacolo. E ci aspetta ancora una delle parti teoricamente più belle in assoluto della Nova Scotia ancora da visitare. Siamo arrivati nel famoso punto dove la spiaggia viene chiusa per la nidificazione del piping plover, che tradotto in italiano è il corriere canoro. È questo, con queste uova così maculate. La spiaggia continua ad oltranza, ne abbiamo potuta percorrere circa un quarto, fino a dove c'è poi lo sbarramento ed è proibito entrare, quindi ingresso proibito ai visitatori. Il resto della spiaggia sarebbe tutto questo, questa parte rossa. Qua ci vorrebbe, invece dello zanzarometro, lo spettacolometro, ossia, ma quante volte diciamo che spettacolo? Sarebbe all'infinito. Un posto veramente Toppissimo, preciso. Va bene, si è fatta una certa. Via. Quindi, tira fuori l'insalata di riso. Quindi, quante volte? Allora, praticamente, Adesso ti metto la conta di quante volte lo dici. cioè, la serie veramente comincia a essere un po'... quasi quasi cambio badante. Dai, prima che arriva la nebbia. Via, forza, mangiamo, che poi dobbiamo ripartire, dobbiamo andare da qualche altra parte. Oh, oggi dove andiamo a dormire? Vedremo, adesso si pensa a mangiare. Via, buon appetito. Buon ape. Che hai portato? Un panino con la mortazza avanzata e uno col prosciutto. Cin. Cing. Basta. Allora, mi dice sensazione, com'è andata? Eccellente. Molto buona o buona? Eccellente. Abbiamo visto i seals. Sono le foche, sere, Sils. Ma sono troppo diverse dalle foche che conosciamo noi, sono diversissime. Ma te sa una miseria di come sono fatte le foche da noi. Sono foche le Sils. Terminato il sentiero di Harbour Rocks, quindi le rocce del porto, 6 chilometri. Ottimo. Spettacolo. Ah, attenzione, spettacolo. E va avanti il conteggio degli spettacoli che diciamo. Non ce lo aspettavamo. Non ce l'aspettavamo così top, veramente. Uno dei posti più belli che si chiama Kejim Kujik. Kujik è quello. Kejim Kujik. Kejim Kujik. Sembra Seaside. maroccan. Andiamo. Perfetto. A Andiamo. dopo. Ciao. Potete capire. Dai, però voglio dire, questo rumore qui non è mica malaccio, voglio dire, da avercelo tutta la notte mentre si prova a dormire, Usciti dal parco ci siamo appena trasferiti per la tappa per la tappa notturna. Avevamo messo questo parcheggio qui del faro, ma non so se ci fermeremo. C'è la foghorn, quindi il corno, cioè la sirena. Per la nebbia, l'allarme esatto. per la nebbia, che ovviamente vedete
parte che quella che ci sta circondando di brutto. Cioè, siamo andati via dalla spiaggia che c'era un sole a manetta, abbiamo fatto mezz'ora di strada, c'è una nebbia a manetta. Cioè, ma ragazzi... E in caso di nebbia, invece che vedersi il faro, si sente l'allarme per la nebbia. Meno di ogni minuto. E figurati, col cingone parcheggiato qui sotto, sai che nottata. C'è un parcheggio di 5x5, cioè voglio dire, mi sa che Facciamo una manomissione, andiamo a staccarli i fili. I fili della foghorn li stacchiamo tutti così invece della sirena della nebbia ci arriva una nave, praticamente ci incrocia la nave sopra perché non c'è più la sirena della nebbia. Però... Faro di Beccaro? Sì, esatto. Secondo me si staccano qua. Ma parliamone di dove mi ha portato la sera, dove mi vuol far dormire la sera. Saranno? Quanti decibel sono secondo te? Cioè, io non l'ho mai sentita da davanti, ma è potentissima proprio, Bello, è stato bellissimo il faro di Beccaro in mezzo alla nebbia con questa super sirena che abbiamo fatto. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Nel frattempo siamo arrivati a Digby e mi sono cambiata gli occhiali perché è uscito il sole. Prima tappa già fatta al Visitor Center e adesso ci avviamo sul waterfront. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. E dopo il nebbione di stamattina dove ci siamo svegliati, giornata spettacolissima a Digby in Nova Scotia. Che spettacolo di giornata! Chiudi che se no tu lasci aperto, lo so io. Andiamo? Ditemi voi se io devo mettere la casa degli uccellini sul cingo. La serie vuole comprare la casa degli uccellini da mettere sul cingo. Non è che abbiamo gli uccellini, né tantomeno in gabbia. È che magari la mettiamo lì appesa. Dice, non abbiamo gli uccellini né tantomeno in gabbia. No, sono tutti liberi dentro il cingo gli uccellini, a destra e a sinistra. No, perché quella lì la gente la prende fuori casa e gli uccellini che passano di lì vanno a rifugiarsi. E noi la possiamo appendere fuori del cingone. Fuori dal cingone quando siamo in libera, così vengono a dormire lì insieme a noi. Cioè, fate vedere che belle. Nuggessemu, come dicevi. $5 la piccola, 45 la grossa. È un regalo, veramente. Che poi non sono solo per gli uccellini, ci sono quelle per le api e quelle per le farfalle. Quelle per le api hanno tutti i buchettini piccoli e quelle per le farfalle hanno invece l'ingresso lungo. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance. Ma dove mi hai portato? Ah, oggi ci ho portato io, no che mi porti sempre te da tutte le parti come a Peggy Scope. Prima al parco guidavo io, ieri al parco guidavo io. Quindi perché siamo arrivati qui a Digby? Siamo arrivati qui a Digby per vedere se riesco a saltare anche oggi la famelica insalata. Da mo' che non ne vedi più insalate, vai discorsi. Digby è famosissima in tutto il mondo, ma cosa dico? In tutta la galassia come capitale spaziale delle scallops, che sono le
è capesante in italiano, no? Esattissimo, quindi andiamo alla ricerca di un ristorantino, oltre alla visita chiaramente di tutto il posto perché è molto carino. Ma non è vero, sei voluto venire solo per quello, non dire che vuoi vedere il paesino perché hai detto dov'è il ristorante. Non è vero, perché ci sono più cose interessanti qui, oltre le scallops, oltre le capesante, c'è anche un'altra cosa interessante che probabilmente vedremo magari anche nel prossimo video, se ci riusciamo. Lì c'è il pontile dove ci sono i pescatori, dopo andiamo a dare un'occhiata anche lì per vedere se si può fare qualche visita a pescherecci locali come abbiamo fatto l'altra volta. E Fa poi caldo, sì, cioè, caldo. proprio c'è cambi di temperature pazzeschi veramente. Via, andiamo. Ma guardate il livello dell'acqua fino a dove arriva quando c'è l'alta marea, è impressionante, anche perché da questo punto stiamo risalendo lungo la costa ovest e quindi ci stiamo riavvicinando notevolmente alla famosa Baia di Fundy che abbiamo visto negli ultimi video, quindi con quelle rocce di terra rossa e con quell'escursione di marea pazzesca. Ma io sono autorizzato, Cioè, Ma l'autorizzazione del sindaco? ma autorizzato il padrone della Miss Lia. Don't give up on me, babe. Did you forget what Mi sa che io in una mia vita precedente devo aver fatto il pescatore, perché sono veramente attratto da queste barche da pesca come una calamita. Ogni barca che vedo ci salterei sopra o cercherei il padrone per vedere di riuscire a farci un'uscita di pesca. Sono una più bella dell'altra. Io devo stare un po' così sbandato praticamente, perché c'è il Siamo a tavola? palo dell'ombrellone, oppure da questa parte o da questa. Ci hanno portato il menù, siamo qua al Crow's Nest, ossia il nido del corvo. Sempre sti nomi, cioè prima il campeggio delle tombe, ora il Veramente. nido del corvo, che Quindi ansia. siamo pronti per ordinare, giusto? Are you guys all set, or Yes, do we you are. need a couple more moments? No, we are we're ready. set. Okay. All right. We're gonna have a bowl of chowder. Okay. And And- scallop 3 ways. Perfect. Anything other than water for you guys to drink? Yes, we're gonna have body bottle, cider, yeah. the bottle. L'ordine è scattato. Vediamo quanto ci mettono. Sono le 14:28 già. Noi siamo sempre quelli che fanno merenda, eh? Comunque, cosa hai ordinato, Cicci? Cosa abbiamo ordinato? Perché poi chiaramente per dividerla, per assaggiare tutte e due. Abbiamo ordinato una portata di scallops, quindi di capesante, tutte fatte diverse, quindi sia fritte che alla piastra che che con il bacon, quindi tipo la pancetta porcata. Ovviamente non poteva Beh, il mancare. minimo, scusa, E poi abbiamo ordinato un chowder, quindi una crema, una zuppetta di seafood, di frutti di di mare, che sono con diverse vongole, cose. capesante e aragosta. E da bere il famoso sidro. Gradazione alcolica 6 gradi. 6 gradi. Cin. Niente insalata. Che buono. Non è male davvero. Che dà l'idea di bere un prosecco molto fruttato. Esatto, un prosecco fruttato. In realtà è una bibita da bambini. No, vabbè, comunque è minimamente alcolica. No, la vedete? Poi si arrabbia quando la chiamo su Ellen. Ha detto che 6 gradi abita una bibita da bambini. Piatti arrivati. Velocissimi. Veramente. Io inizio col chowder, con la cremina di mare misto. Sì, c'è pesce, capesante e aragosta, teoricamente. Quindi io, visto che la serie ha scelto quello, mi sacrificherò e comincerò con le capesanti. Fritta, Mhm.
alla piastra e col bacon. e involtinata con la pancetta. Quindi sono Make sure 6. there's anything else at the No, moment. No, we're good, thank you very much. Come trinca, il DG, il Cidro. Buon il appe. sidro. Wow, buon appe. Cominciamo con la capasanta Che strana consistenza. alla piastra. Guarda che strana consistenza questo. Mamma mia, quanto è buona questa qui alla piastra. Quanto è buona. È di un tenero che sembra di mordere una nuvola. Una cosa pazzesca. Anche questa pensavo che avesse soltanto questo pesce di guarnizione sopra, che fosse un fake, che sotto era tutto, diciamo, zuppetta. Invece, guarda, affiora tutto il pesce da sotto. No, Ti ricordi l'ultima volta che hai mangiato una capasanta? ero piccino. Eri piccino? Eri così di famiglia bene che mangiavi le capesante da bambino? In Veneto i miei nonni mi portavano, in Veneto sono usate le capesante, si mangiavano. Così, da tutti i giorni, come La mangiare le domenica. tranette al pesto. La domenica. Questo è buono, delicatissimo, solo che mi aspettavo, cioè, questa crema più cremosa. più densa. Cioè, come avevamo mangiato il clam chowder a San Francisco, per dire. Perché non è questo qui, non è il New England chowder. Cioè, è una crema di latte. Questa invece è la capasanta involtinata con il bacon. Ovviamente il bacon le rende molto più saporite e molto più sapide, chiaramente, a queste capesante. E quindi va mangiato per ultimo. Ovviamente, come ho fatto, la croccantezza del bacon è una bomba veramente, però quelle saltate in padella, le pan-seared, sono veramente una cosa spettacolare. Come quelle di Gordon Ramsay. Esatto, Fissato con le scallops a Hell's Kitchen. ottima scelta. How's everything tasting so far? Very good, thank you. Perfect. Ci dà tanta attenzione perché pensa che siamo... Professionisti, che abbiamo 1 milione di iscritti sul canale YouTube. Non lo sa, ciofeca che siamo. Ti posso servire un po' di sidro? Claro. E non contenti Tu non contento, noi non contenti. Mi dà sempre la colpa a me Cioè, questa donna, capito? Io Non mi ha neanche chiesto vuoi, non ne Vabbè, vuoi, il permesso, vabbè, non permesso. È arrivata la vabbè. cameriera e le ha detto cosa c'è di dolce? va bene, è colpa mia, è colpa, lo sapete, è sempre colpa mia. Comunque sia, abbiamo deciso di dividere un dolcino, meno male abbiamo deciso di dividere perché è 1,5 kg, una fetta di dolce, di Dai che la botta. dolce al cocco. Prego, Ricin. Stanno guardando tutti come due Sì, scemi. esatto. Ma siamo famosi, siamo. Non ti cioè, guardano perché siamo io so, scemi ma come oh. pochi. Sai, quella ragazza lì prima ha detto, oh, that is the diversamente giovane. Un dolce. Faccio io la prova del gatto. Vai, così se qualcuno ci rimane te prima. C'è 2,5 kg di crema pasticcera sotto la sfoglia praticamente. Poi c'è 1,5 kg di crema pasticcera. No, e cioè poi c'è base di torta tipo come fosse un cheesecake o una crostata. Uno strato di 5 cm di crema pasticcera buona, bella fresca di frigo. Poi crema chantilly. Sì, E e tipo scaglie di granella, cocco. scaglie di cocco. Continuiamo a farci del male. Tanto qui la glicemia aumenta.